Siamo qui con Ciro Scognamillo, titolare della pasticceria Poppella. Benvenuto. Buongiorno ragazzi, Da Scognamillo a Poppella, a cosa è dovuto questo nome d'arte? è un soprannome di miei nonni. Mio nonno si chiamava Raffaele, mia nonna Giuseppina. E dall'epoca i nobili li chiamavano dal balcone Papela e Puppenella. E a un certo periodo fu uscì Poppella dalle bocche delle persone. Ci può raccontare la storia di sua nonna e più in generale della sua famiglia? Mio nonno era un grande panettiere. Prima della guerra andarono in mezzo alla strada perché tanti problemi di istituzione e tutto, non c'avevano più i forni e si mise a vendere con il carrozzino nei vicoletti della sanità il pane e la pagnotta ripiena. Come nasce l'idea del panificio? In che contesto si è evoluto? In contesto erano già figli di panettieri. Mio nonno era già un figlio di un panettiere. All'epoca i panettieri erano famosi perché era l'unico artigiano che faceva un po' di tutto. Neanche i pizzaioli erano tanti come adesso, c'erano pochi perché la pizza deriva dal resto del pane, dal resto dell'impasto che rimaneva del pane. Il grano era di vostra produzione e attualmente come viene scelto? Viene scelto nei grani i migliori che ci abbiamo in Campania e un po' in Italia. Come si è avvicinato al mestiere di famiglia? Ero piccolo, avevo 8 anni, a scuola non è che mi piaceva tanto, ti dico la verità, lo so che è sbagliato, però ho cominciato a 8 anni con papà, poi man mano dopo la terza media ho voluto smettere di studiare e cominciare il lavoro con mio padre, però mi piaceva fare più il dolciato, mi piaceva fare più i dolci che il mestiere di papà, il pane, i taralli eccetera, e così ho cominciato a lavorare piano piano. Quando suo padre l'ha aiutata nel suo percorso e come è nata l'idea del passaggio da panificio a pasticceria? Non volevo lasciare mio padre perché io amo mio padre, allora lasciarlo l'avevo deluso, però lui mi ha dato tanto nel percorso della mia vita, allora mi ha dato pure una mano di continuare il mio percorso. All'inizio è stato disastroso perché non era facile, perché il quartiere sanità non entrava mai nessuno e ho aperto la mia pasticceria che avevo 3 figli e non andava bene, era un po' doloroso affrontare tante spese che stavo quasi per mollare. Lei appartiene alla terza generazione di Poppella, è stato tramandato il mestiere di generazione in generazione? Sì, solamente che io ho messo il dolce, però oggi se tu mi dici fammi un pezzo di pane, ti riesco a fare pure un pezzo di pane. Non possiamo non menzionare il famoso pagnottiello di Poppella. Quali ingredienti hanno contribuito al suo successo? Il pagnottello è enzogna, che è lo strutto, e i ciccioli, forse napoletani, i cicoli. Quella è la cosa più importante. Oggi diciamo è un po' difficile che i ragazzi riescano a mangiare un pagnottiello pieno di strutto, però la famosità del pagnottiello è lo strutto. Qual era il suo dolce preferito quando era piccolo? Era un po' di tutto perché essendo che mi piaceva fare il dolce, mi piaceva un po' di tutto. Fra il babà, la pastiera, eccetera, eccetera, mi piaceva tutto. Quindi venendo alla stretta attualità, il fiocco di neve è fatto con degli ingredienti semplici come la ricotta e il latte. I suoi ricordi di infanzia hanno influito nella sua creazione? Sì. Quando ho mangiato la prima volta il fiocco mi ricordava di prendere una cosa di infanzia, di un latte della mamma. Ci può spiegare il procedimento? Il procedimento del fiocco è
è molto difficile spiegarvi perché è un dolce copiato da tutti, voi già lo sapete. Però la cosa importante che mio nonno mi ha dato, penso, nel DNA, che mi ha fatto costruire una brioche lievitata 26 ore che all'interno viene svuotata da sola quando io la vado a riempire. È una cosa che non lo immaginavo neanche io. Sappiamo che nel corso degli anni c'è stata un'evoluzione nella preparazione dei dolci, dunque com'è cambiata all'interno della sua pasticceria? È cambiato tanto, però ti dico la verità, mantengo sempre la vecchia tradizione dei dolci, non ho tolto nulla da mezzo, non ho modificato le cose importanti come la sfogliatella e il babà, l'abbiamo un po' rettificato, in che senso? Migliorato, però non abbiamo mai cambiato di gusti, l'abbiamo solo modificato per farli mangiare a giovani oggi che a volte uno non piace il cedro nella sfogliatella, ci facciamo noi una passata di arancia, però la sfogliatella è sempre la stessa. Uno degli ingredienti cardine della dieta mediterranea è l'olio, è ancora presente all'interno delle sue creazioni? Sì, l'anno scorso ho fatto il panettone con l'olio, era buonissimo, quest'anno l'ho ripetuto. Vi dico la verità, l'olio io lo uso spesso nel mio laboratorio, però non vi posso dire dove lo uso, perché l'olio è più importante del burro. Però non vi posso dire tante ricette dove lo vado a inserire l'olio. Di sicuro è di primissima qualità, immagino. Sì. Quando nasce il fiocco di neve? Perché? Ci racconta un po' tutta la storia di questo dolce. Il fiocco nasce, diciamo, da una disperazione 13 anni fa, perché finivo alle 10 di mattina di lavorare, non c'avevo tanto lavoro. Mi mettevo a studiare nel laboratorio, a fare tante situazioni che oggi divento pure. È nato il fiocco. Il fiocco è nato, però non ha avuto il successo che doveva avere oggi come ha avuto adesso. Il successo l'ha avuto dopo 5 anni, non lo so neanche io, attuale ancora, però ho capito che io nel 2015 ho donato a dei bambini meno fortunati il fiocco, ma l'ho donato dal cuore, non l'ho donato per avere un ritorno, perché mi hanno chiesto un dolce e ho portato il fiocco. Pensa un po', ne vendevo 20 la domenica sudando, non li vendevo tanti. Dopo che ho donato loro, dopo 2 mesi non ho capito nulla. Allora ho capito che tanti sacrifici che ho fatto io e la mia famiglia e i miei figli, e ho donato quando non potevo donare, ho avuto il dono da lui che mi ha fatto venire questo successo. È un fenomeno il fiocco. Ringraziamo Ciro Scognamillo in arte Poppella per questo suo racconto e alla prossima. Grazie a te.